Il progetto Medicina di Eccellenza in Africa è un progetto che mira a soddisfare le esigenze chirurgiche e ospedaliere del continente africano in un'ottica di rispetto dei diritti umani e di diritto alla cura. Ad oggi i paesi partecipanti sono 15. Siamo riusciti ad aprire 2 ospedali, il centro di cardiochirurgia a Khartoum e il centro di chirurgia pediatrica ad Entebbe. L'idea è di connettere tutti questi ospedali con un programma regionale che riesca a trasferire da un paese all'altro i pazienti per essere operati negli ospedali ed essere poi seguiti quando ritornano a casa. Quello che sarebbe un po' il nostro sogno è quello di poter garantire che la continuità di quel livello di attenzione, di cura, venga poi continuato da persone che appartengono a quel paese. Questo modello ha visto l'interesse enorme dei paesi che hanno voluto partecipare a questa rete per la capacità che Emergency ha portato non solo nel aprire un ospedale, ma riuscire a far funzionare il sistema ospedale. Questo è quello che è mancato ai paesi africani, ce lo hanno detto loro e hanno voluto che portassimo questo modello che si sviluppa sui 3 principi di uguaglianza, perché solo attraverso la gratuità si riesce a dare il diritto alla cura, l'accesso a tutti i pazienti. La qualità deve essere disegnata sulle esigenze del paziente. La responsabilità sociale deve essere messa in atto dai governi che mettono a un livello di importanza primaria l'accesso alle cure dei pazienti. I centri di eccellenza di Emergency fanno formazione assolutamente correlata alla cura. Diciamo che i nostri centri vogliono proprio avere questa doppia funzione, che poi sono un po' 2 facce della stessa medaglia. Noi ci dedichiamo soprattutto al personale sanitario e vogliamo fare in modo che possano trovare all'interno dei nostri centri la possibilità di venire a contatto con tanti pazienti che vengono trattati in modo molto professionale. E quindi questo è già il primo elemento della formazione, perché chiunque si formi in ambito sanitario deve poter lavorare con la casistica che c'è. E all'interno di questa attività c'è poi l'attività più formale di formazione, che è quella legata al fatto che ci siano diverse persone, diversi professionisti che si affiancano a queste persone che crescono, che possono essere medici, infermieri, medici alle prime armi o medici che stanno già seguendo un percorso professionalizzante di specializzazione più avanzata. La rete si sviluppa tramite l'accordo con paesi, facilitano il movimento di questi pazienti per raggiungere i 2 centri, una libera circolazione dei pazienti. I nostri centri di eccellenza sono un centro di cardiochirurgia e un centro per la cura chirurgica delle patologie congenite dei bambini. Queste sono un'esigenza importantissima per queste persone che nei loro paesi non esistono, quindi hanno patologie complesse, richiedono una specializzazione più avanzata e non sono assolutamente gratuite. Emergency si è seduta al tavolo con questi paesi disegnando assieme a loro quelle che sono le esigenze dei paesi. Perciò ogni paese firmatario dell'accordo della rete di medicina d'eccellenza ha espresso la sua richiesta sulla specializzazione chirurgica che voleva venisse portata nel suo paese. Questo comporta per Emergency un grosso lavoro emotivo, un grosso lavoro logistico e ovviamente un grosso sforzo economico. I fondi dell'8 per 1000 della Soga Cacà italiana sono importanti perché aiutano un progetto che non è sfidante solo per la difficoltà
di essere messo in atto, portare la chirurgia di alto livello, di terzo livello in paesi a ridotte risorse. E abbiamo un enorme supporto da parte dei paesi africani, perché sono quelli che hanno capito l'importanza di questo modello e ci stanno aiutando a portarlo all'attenzione delle organizzazioni internazionali e di altri donatori, ma ad oggi ancora continua a essere una sfida enorme. Una giovanissima donna sierraleonese che è stata curata al centro Salam, con cui abbiamo iniziato il solito dialogo che si inizia con le giovani donne per spiegare che devono assolutamente avere un controllo delle possibili gravidanze, perché non è consigliabile in terapia anticoagulante, per giunta con un intervento cardiaco come quello, nel loro paese di avere una gravidanza, perché può metterle gravemente a rischio loro e il nascituro. Lei mi sembrava molto giovane, quindi ero anche un po' preoccupata su con quanta delicatezza potessimo affrontare l'argomento. Mi ha detto: sai, io ho avuto questo intervento, ora sto meglio e ho deciso di adottare una bambina. E questa cosa mi taglia il fiato.